Ciao e bentornati in un nuovo video Location Maps sul mio canale, yeah! Era tantissimo che non ne portavo uno, fatemi sapere nei commenti se volete che vi continui questo format e se vi diverte, se vi piace, Oggi ho rispolverato il cappello del cazzo, anche se qualcuno non l'ha molto apprezzato, tipo ho visto qualcuno mi ha detto cambia cappello! Oggi andremo a vedere 5 locations da visitare sotto le note del grandissimo Ennio Morricone, conosciuto per le sue numerosissime collaborazioni con Sergio Leone e iconico, diciamo che ha contribuito a costruire nel collettivo l'immagine del western americano nel cinema. Ho cercato le 5 locations secondo me più suggestive in assoluto e anche qualcuna molto famosa, qualcuna no. Iniziamo subito cercando le locations degli Intoccabili di Brian De Palma del 1987. Questo è un gangster movie che omaggia il cinema classico e ha anche tantissime cadenze western. Le scene più famose del film si svolgono sulle scale all'interno della Union Station di Chicago, che è la maggiore stazione ferroviaria di Chicago. Questo film è uno dei maggiori successi commerciali di De Palma, dopo il flop di Omicidio a luci rosse nel 1984. Il buono, il brutto e il cattivo. Blondin, Tuco e Sentenza si incontrano al cimitero di Sad Hill per il loro confronto finale. È stato costruito appositamente per il film, in una valle vicino al villaggio di Santo Domingo de Silos, a Burgos. È veramente bello. Purtroppo venne abbandonato non appena finirono le riprese del film. Fu coperto totalmente di terra trasportata dal vento e fu salvato dai fan tipo 49 anni dopo. Venne fondata un'associazione per salvarlo e portarlo allo stato originale. Tra l'altro ho letto che anche Metallica hanno partecipato, grandissimi Metallica che supportano le locations dei film. C'era una volta in America, film del 1984, diretto da Sergio Leone e con il grandissimo Robert De Niro. Ecco in Manhattan Bridge, che è diventato un cult grazie alla locandina del film, dove si vede praticamente la scena finale. È molto frequentato infatti da turisti e anche da cinefili. Altre scene del film, tra l'altro, sono state girate in Italia a Venezia, ma le andremo a vedere poi semmai. Sergio Leone ha usato in Spagna la solita mega location per diversi suoi western. La location sorge all'interno dell'ambiente mega scenografico del deserto di Tabernas ed è stato convertito nel 1990 in un parco divertimenti chiamato Mini Hollywood. Mini Hollywood è suddiviso in due parti. Da una parte c'è l'ambientazione western e dall'altra parte l'Oasis, non come la band. Sarebbe un parco faunistico. C'era una volta il West. Sergio Leone si sposta dalla Spagna verso il Monument Valley, nello stato dell'Arizona negli Stati Uniti, dove si trovano i luoghi più particolari delle riprese di questo famosissimo western. Da qualche parte qui si trova anche l'arco di mattoni che si vede in alcune scene, ma nelle panoramiche non sono riuscita a trovarlo. Vi consiglio a tal proposito un libro chiamato Il mio vicino West, molto bello, che parla della storia proprio di quell'arco, è molto interessante. Descrive molto bene anche tutta questa zona proprio. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!